Purtroppo una brutta notizia per te, se pensi davvero che la pensione statale ti salverà, non ci arriverai nemmeno. Benvenuto nel canale di Zia Mary. Oggi parleremo di una cosa fondamentale per la maggior parte di noi tutti e che veramente pochi capiscono davvero: il fondo pensionistico. È una truffa o qualcosa da utilizzare ed è solamente per persone anziane? Spoiler, non è niente di tutto questo. O forse è un po' tutto, dipende da come lo usi. Entro la fine di questo video ti assicuro che scoprirai tutto ciò che devi sapere per il fondo pensione, come ti aiuta a risparmiare i tuoi soldi, come ti aiuta a risparmiare sulle tasse e soprattutto quando devi stare assolutamente lontano da lui perché magari non ti conviene. Senza indugio, partiamo. Per farvi capire iniziamo con un giochino. Usiamo un esempio. Diciamo che ogni mese prendi il tuo fantomatico stipendio da 2000 euro al mese. Sì, lo so, molto elevato rispetto alla norma, ma ipotizziamo. Un giorno smetti di lavorare, vai in pensione e l'INPS ti contatta. Decide di mandarti un bel assegno e tu devi vedere all'interno quale sarà la cifra che ti ritrovi dentro. Secondo te quale sarà? Se oggi hai meno di 40 anni ed hai iniziato a lavorare più o meno dal 1996, potresti ricevere una pensione pari all'incirca dal 60 al 65% del tuo ultimo stipendio. Nel caso migliore, nel caso peggiore anche meno. Ergo, con il nostro esempio, se guadagni 2000 al mese, se ti va bene, in pensione ti ritrovi praticamente 1200-1300 euro, se ti va bene. Ma sfortunatamente ho un'altra brutta notizia per voi. Dal 1996 in poi in Italia funzionano così le pensioni. Lo Stato guarda quanto hai versato di contributi durante tutta la tua vita lavorativa e fin qui ci siamo. Più a lungo hai versato, più soldi prenderai. Questa è la logica normale. Il problema è che c'è una dannata variabile, un moltiplicatore orribile. Lo Stato aggiorna questa variabile ogni 2 anni all'incirca e indovinate, ogni volta si abbassa. Quindi immagina che nel nostro esempio la tua pensione che riceverai ogni mese, piano piano ogni 2 anni, mentre lavori, inizierà a dividersi un pezzettino alla volta. Ogni anno, anzi ogni 2 anni, si andrà a ridurre un pochino finché non rimane veramente poco. Ovviamente non parliamo per fortuna di cifre enormi, ma comunque sono cifre che alla lunga danno fastidio. Quindi nel nostro esempio da fare, se una persona va in pensione oggi a 67 anni e accumula un capitale di ben 30.000 cucuzze, questa persona oggi prenderà ben meno 26 euro al mese in meno rispetto a quelli dell'anno precedente. Quindi chi è andato in pensione nel 2025 riceverà al mese più 26 euro rispetto a quelli di chi è andato in pensione nel 2026. E voi direte, vabbè, 26 euro non sono poi tantissimi. Sì, il problema è che questo diminuire andrà sempre di più diminuire nel corso degli anni. Ma ok, fermi tutti, non voglio farti venire l'ansia. Non è uno scenario apocalittico, ma non è nemmeno quella tipologia di scenario che ti puoi permettere di far fare tutto allo Stato. Quindi cosa fare? Ecco che entra in scena il fondo pensione. Ora partiamo dalle basi, nessuno viene lasciato indietro qui. Che cos'è il fondo pensione? Il ragionamento da fare è questo: sistema pensionistico italiano, tu versi i fondi ogni anno, ogni volta, cioè versi i contributi all'INPS e questo poi ti darà la pensione una volta che avrai finito tutto. Fondo pensione è quello che riempi tu volontariamente con i soldi che tu metti da parte e decidi tu quanti metterne. Tu al momento della pensione, quando decidi di andartene in pensione, ne avrai di fatto 2: quella data dall'INPS e quella che ti sei fatto tu con il fondo pensionistico. Di questi, dei fondi pensioni, ce ne sono alcune tipologie e adesso te le mostro immediatamente. Il primo tipo di fondo è il fondo negoziale o chiuso. È riservato a categorie specifiche di lavoratori. Ve ne lascio qui a schermo alcuni che vi rientrano. I costi sono bassi e può prevedere il contributo del tuo datore di lavoro. È sicuramente uno dei più convenienti se ne hai diritto ad usufruire. Abbiamo poi il fondo aperto, che è quello appunto accessibile a tutti, il contrario di questo. Dipende
dipendenti, autonomi, partite IVA, persino gli studenti possono usufruirne. Viene gestito generalmente da banche o società di gestione e quindi i costi saranno medi. E infine abbiamo il PIP, il piano individuale pensionistico. È un prodotto assicurativo, questo significa che i costi tendono ad essere più elevati rispetto agli altri due. E poi qui mi fermo un secondo, perché a dirtela tutta c'è un quarto metodo. Quest'ultimo non è un vero e proprio fondo pensionistico, è un po' peculiare. È quello che personalmente utilizzo anche io e che è molto diffuso, utilizzano tantissime persone, ovvero il PAC con ETF. Il PAC sta per piano di accumulo di capitale. Ne ho già parlato in uno dei miei video sul canale, al quale vi rimando. Potete direttamente cliccare questa fascetta qua sopra oppure trovate il link in descrizione. Non starò quindi a ridirvi come funziona tutto quanto, ma per intenderci, voi prendete una certa somma e la mettete via ogni mese mentre lavorate. Questa somma di denaro può essere anche piccola, viene investito con un piano automatico. Tutto ciò che guadagnate non vi viene dato a voi tramite cedole, ma viene reinvestito, e poi si basa anche sull'accumulazione. Tutte cose che vi ho già spiegato, ma in poche parole voi finirete per avere non solo la cifra che avete messo via da parte, ma avrete anche un vantaggio. A seconda degli ETF che scegliete può variare dal 7 fino al 10% storicamente, mediamente, di guadagno aggiuntivo. È un'alternativa? Sì. È la migliore per te? Dipende dalle tue necessità. Come farlo a capire? Te lo spiego tra pochissimo. Ok, adesso attenzione, ti spiego la parte bella. Per bella intendo che i soldi rimangono nelle tue taschine. Il primo vantaggio è la deduzione fiscale. Con la legge di bilancio del 2026 puoi versare fino a 5.300 euro all'anno e lo Stato non ti fa nemmeno pagare le tasse sopra. Ovvero, noi ogni anno dichiariamo allo Stato quanto abbiamo guadagnato e su quello noi ci paghiamo le tasse. L'IRPEF, quella trattenuta di busta paga per intenderci. Ma se dal tuo stipendio tu versi dei soldi nel fondo pensione, lo Stato fa finta che quei soldi non siano mai esistiti. Quindi la cifra su cui tu pagherai le tasse è più piccola. Facciamo un esempio concreto utilizzando gli scaglioni. Ipotizziamo che siamo nello scaglione al 35% tassato. Se non sapete che cos'è, vi lascio qui davanti. Decidiamo di mettere 3.000 euro su il fondo pensione. Questi 3.000 euro non verranno tassati al 35%, di conseguenza noi risparmiamo 1.050 euro che non verranno tassati. Il secondo vantaggio è che le tasse sui tuoi guadagni sono più basse. Quando i tuoi soldi nel fondo pensione crescono, perché vengono investiti, sui guadagni paghi il 20% di tasse. Se investi in altri strumenti, ad esempio avevamo detto il metodo del PAC con gli ETF che io stessa utilizzo, lì ragazzi, quando andrete a vendere tutto, voi venite tassati il 26% sulle plusvalenze. Il 6% può sembrare poco, ma fa molto la differenza. E allora voi direte: ma Mari, allora perché decidi comunque di usare il PAC se vieni tassata di più? Lo vediamo dopo e vi spiego perché. Il terzo vantaggio è che nel momento in cui tu esci, quindi avrai la pensione, paghi meno di chiunque altro a livello di tasse. Quando vai in pensione e inizi a ricevere i tuoi soldi, cioè quella pensione integrativa che ti sei costruito tu extra rispetto a quella che ti darà l'IRPEF, le tasse che paghi su quei soldi partono dal 15% e possono anche arrivare fino al 9% se sei iscritto a quel fondo pensione per almeno 35 anni. Per intenderci, con l'IRPEF voi pagate il 23% di tasse e può arrivare fino al 43%. Il quarto e ultimo vantaggio non ce l'hanno tutti, ma se lo avete il contributo del datore di lavoro. Quindi se sei un dipendente e in particolare hai il fondo, il primo che abbiamo visto all'inizio, ovvero quello negoziale o chiuso, allora ascolta qui. Questo non te lo dice quasi nessuno e darà molto fastidio a tanti datori. Molti contratti collettivi prevedono che se tu, cioè noi lavoratori, versiamo una certa cifra nel nostro fondo pensionistico, tuo datore di lavoro aggiunge una cifra extra. Ma zia Mary, allora è tutto fantastico, cioè perché non lo utilizzano tutti il fondo pensione? Ci sono dei contro e la Mary è qui per dirveli, perché non è tutto oro ciò che luccica. Primo svantaggio: i soldi sono bloccati. Il fondo pensione è uno strumento di lungo periodo. Tu finché non arrivi alla pensione quei soldi non li vedi nemmeno col binocolo. Con alcune eccezioni puoi chiedere di prendere una parte in anticipo, ad esempio se compri una casa, la prima casa, se hai spese mediche grosse o dopo almeno 8 anni dall'iscrizione per altri motivi. Insomma, non è un salvadanaio da cui potete prendere i soldi liberamente ogni quanto vi serve
riserve, come invece potreste fare con la strategia del PAC in ETF. Il problema è che se domani ti ritrovi senza liquidità per un qualsiasi motivo, qualsiasi emergenza, e non hai un fondo adibito alle emergenze, che spesso vi ho detto si crea almeno 6 mesi delle spese che vi servono necessarie, devono essere messi da parte, siete messi molto male. Il secondo svantaggio sono i costi. Attenti, ogni fondo pensione non è gratuito, ahimè, ha dei costi annuali per gestirlo. Pensa a una piccola percentuale che ogni anno ti viene tolta dai risparmi che metti lì dentro per gestire i costi. E qui è essenziale, non tutti i fondi dei 3 che abbiamo visto hanno costi uguali. Il fondo chiuso è quello più basso, infatti costa meno dell'1% a livello annuale. Il secondo fondo, quello aperto, costa un pochino di più, circa l'1,3% annuo. Il terzo fondo, ovvero il PIP, circa il 2-3% ogni anno. Ora, per voi queste sono cifre che magari differiscono di molto poco, parliamo dell'1% e può arrivare massimo al 3%. Voi direte, vabbè, che vuoi che sia solamente l'1-2% in più, non è tanto. Davvero? Facciamo dunque questo esempio. Innanzitutto facciamo ipoteticamente conto che noi abbiamo messo in 35 anni all'incirca 100.000 euro da parte. Questi 100.000 euro poi noi, attenzione, dobbiamo scegliere un piano, ovvero ogni fondo pensione ci dà una percentuale ovviamente di ritorno dei soldi. Di norma c'è la linea garantita, quella più semplice, secondo me quasi inutile, quella obbligazionaria, quella bilanciata e quella azionaria che ti dà dal 5 al 7% annuo. Quindi noi quando lo mettiamo in un fondo pensione dobbiamo scegliere una di queste 4, ma ce ne possono essere anche di più. Generalmente la più scelta è la bilanciata. Facciamo quindi finta con la nostra bilanciata che siamo andati molto bene e abbiamo fatto il 5% annuo. Noi dobbiamo andare a togliere i costi. Abbiamo detto che per il fondo chiuso è all'incirca sotto l'1%, io ho messo 0,5. Per i costi del secondo fondo, quello aperto, circa l'1,3%, è una stima, e per il fondo PIP, il terzo, il 2% circa. Prendiamo quanto abbiamo guadagnato dal fondo pensione con il sistema che abbiamo scelto noi, la bilanciata, andiamo a vedere, togliendoci la percentuale dei costi, quello che guadagniamo. Quindi nel fondo chiuso guadagniamo il 4,5%, nel fondo aperto il 3,7%, nel fondo PIP il 3%. Noi siamo arrivati a 100.000 euro in 35 anni, ipotizziamo, considerando che abbiamo guadagnato praticamente quasi sempre il 5%, più o meno, insomma ci è andata molto bene. Avremo messo una certa cifra che grazie a questa percentuale ci ha fatto arrivare in 35 anni a 100.000 euro. Buona, noi abbiamo 100.000 euro. Ora, questi 100.000 euro rispettivamente con il 4,5% con il fondo chiuso avremo 91-93.000 euro circa, nel fondo aperto avremo 85-87.000 euro e nel PIP, nel terzo fondo, avremo all'incirca 80-82.000. Quindi per il fondo chiuso io andrò a perdere un totale di circa 7.000 euro, per il fondo aperto io ne perdo circa 13.000 e per il fondo PIP ne perdo circa 18.000. Ora il punto non è che voi dovete pagare per esempio 20.000 euro in una botta, non funziona così. In poche parole, noi abbiamo dei costi che ci vengono tolti ogni anno, quindi la cifra che poi andrà ad aumentare in base alla percentuale che abbiamo di guadagno sarà sempre più piccola. Se io prima ho 20 euro, l'anno dopo ne ho 15 e ho sempre il 3% di guadagno, 3% su 20 euro, 3% su 15 euro, ovviamente inizio a guadagnare meno. L'anno ancora dopo il 3% su 10 euro, l'anno dopo ancora il 3% su 5 euro. Quindi insomma semplicemente i costi ci andranno a diminuire la somma su cui la percentuale di interessi verrà applicata. Quindi la regola d'oro è questa: prima di aprire qualsiasi fondo pensionistico devi assolutamente controllare i costi. Come? Esiste un sito gratuito che è chiamato Covi, è l'ente dello Stato che controlla e vigila su tutti i fondi pensioni italiani. Ha uno strumento appunto gratuito dove voi inserite il nome del fondo rispettivamente dei 3 che vi ho detto e vi va a fare una bozza di tutti i calcoli e dei costi. Ve lo lascio in descrizione. Terzo e ultimo svantaggio: i rendimenti non è detto
che battono sempre il mercato o le problematiche, ovvero i fondi pensione, ragazzi, a seconda poi di quello che scegliete all'interno, che ci sono vari piani che vi danno diverse percentuali di guadagno, non è che vi danno chissà quali grossi guadagni. Ad esempio è stato fatto uno studio molto interessante che confrontava i fondi pensione che investono in azioni tra le varie opzioni disponibili, confrontandolo con un pack che investe in ETF in azioni azionari su una base di un periodo di 20 anni. Gli ETF azionari hanno reso il 6% medio di guadagno annuale, mentre il fondo pensionistico, le azioni, il 4,2 massimo barra 3,7%. Ora siamo alla parte clou. Quindi quando invece possiamo pensare di scegliere invece il pack rispetto al piano pensionistico, scegli il fondo pensione se sei un lavoro dipendente con un fondo chiuso o negoziale, dove all'interno avrai anche incluso il contributo che ti dovrà dare il datore di lavoro se il tuo contratto lo prevede, hai un reddito medio alto e vuoi appunto ridurre le tasse, e hai un fondo di emergenza più della liquidità che puoi utilizzare e non puoi obiettivamente andare a prendere i soldi investiti, come abbiamo detto rimangono lì bloccati, non li potete toccare. Mentre scegli il pack se sei un lavoratore autonomo o con partita IVA, hai un reddito variabile, di conseguenza non sai di preciso quanto guadagnerai. Questo è molto importante perché implica che sei disposto a pagare più tasse perché puoi permetterti di prendere liquidità quando vuoi, proprio perché hai un reddito variabile. Tu non sai, non è detto che riesci sempre ad arrivare alla fine del mese al 100%, quindi può capitare che a volte dovresti prendere un po' di liquidità, anche se è una cosa che sconsiglio in generale in un pack, non lo prendete mai, fatevi sempre un fondo di emergenza. Hai un po' di esperienza e questo implica che andrai a risparmiare sui costi di gestione, sul broker che scegli di utilizzare, perché fai tutto tu, ecco che risparmi. Ma alla fine per entrambi sai qual è la risposta più intelligente da fare di tutte? È utilizzarli entrambi. Prima fai un fondo pensione per sfruttare al massimo la deduzione fiscale, che avevamo detto essere, se non ricordo male, 5.300 euro. Questi soldi risparmiati non ci fai altro, ma li vai invece a mettere poi nel pack, più eventualmente se riesci anche qualcos'altro ogni mese, anche solo 50 euro. In questa maniera quando andrai in pensione ti ritroverai entrambi. Avrai due pensioni che ti daranno una mano in ambedue i modi. Questo significa giocare intelligentemente. Dunque, eccoci alla domanda finale del video. È un'occasione oppure una truffa? Il fondo pensione non è una truffa, è uno strumento utile, regolamentato e facile da utilizzare soprattutto per le vostre necessità. Vigilato dalla Covip e vi dà effettivamente dei vantaggi fiscali concreti, ma, e qui è importante, non è uguale per tutti e non è detto che sia la scelta migliore per tutti. Come vi ho detto in questa casistica dovete fare dei confronti e valutare quando vi può essere utile e quando invece non vi conviene. Ma io, perché alla fine faccio solo il pack e non anche il fondo pensionistico? Risposta semplicissima: perché non rimarrò in Italia, almeno non è questa la mia idea. Quindi in questo caso il fondo pensionistico italiano non è uno strumento che per me ha senso utilizzare, ma il pack in ETF è sicuramente uno strumento valido da utilizzare, che a priori, a prescindere da dove mi trovo nel mondo, verrà tassato diversamente sulle plusvalenze, ma è sempre una pensione garantita. Se non avete idea di come funziona bene creare un pack, un piano di accumulo, ma sapete esattamente che cos'è, vi rimando a questo video qui dove vi spiego come funziona passo passo su Trade Republic.